Troppo buona la pizza, se potessi la mangerei tutti i giorni. Buongiorno amici e amiche, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio condividere con voi la mia ricetta della pizza, pronta in un'ora. Si impasta soltanto utilizzando una forchetta e ovviamente le mani. Guardate quante bolle, l'impasto è sofficissimo e buonissimo. Prendiamo una insalatiera bella capiente, inseriamo all'interno un panetto di lievito da 20 grammi e 700 grammi di acqua calda, diciamo sui 35-40 gradi. Poi inseriamo all'interno anche un cucchiaino di zucchero e mescoliamo bene. Iniziamo ad inserire anche la farina a pioggia. Ci servirà 1 chilo di farina 00, naturalmente lo metteremo un po' alla volta. A questo punto, quando ancora l'impasto è liquido, aggiungiamo 20 g di sale. In questo modo si riuscirà ad amalgamare in maniera uniforme al nostro impasto senza fare troppi sforzi. Continuiamo quindi ad aggiungere la restante farina e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Impastiamo con la nostra forchetta per circa un minutino. A questo punto copriamo con la pellicola con un panno e lasciamo lievitare per 40 minuti al calduccio. Dopo 40 minuti guardate quanto è cresciuto il nostro impasto. Lo rovesciamo sul tavolo dove ho spolverizzato abbondante farina. E andiamo naturalmente a schiacciarlo e a formare delle pieghe. Le pieghe ci aiuteranno a far incorporare aria all'impasto e quindi si formeranno tante bollicine all'interno. Ripetiamo questa operazione per 3-4 volte. Nel frattempo, amici, vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e se vi piace la pizza lasciate un like a questo video. Grazie! Potete trovare le mie ricette anche su Instagram e su Facebook. Vi lascio tutti i link qua giù nel box informazioni. A questo punto ci andiamo a dividere l'impasto in 3 panetti da 600 grammi. Per ottenere dei panetti tutti uguali io vi aiuto pesandoli con una bilancia. Quindi andiamo a schiacciarli con la punta delle dita e li andiamo a piegare su loro stessi fino a ottenere dei panetti. È davvero molto semplice. Vedrete questo impasto così veloce e quante belle soddisfazioni ci darà al momento dell'assaggio. Abbiamo ottenuto i nostri 3 panetti. Io per comodità li metto su un bel vassoio, li vado a coprire e li lascio lievitare per 20 minuti. Nel frattempo ci andiamo a preparare gli altri ingredienti. Quindi ho pelato e lavato 3 patate, le vado a tagliare in maniera sottile ma non troppo e poi le condisco con olio e naturalmente sale. Mescoliamo bene. E poi andiamo a tritare 400 g circa di provola. Per facilitare questa operazione ho utilizzato un mixer, ma se vi va potete anche grattugiarla. In questo modo, una volta in forno, si scioglierà in maniera davvero uniforme. Prendiamo quindi una teglia, la ungiamo con
circa 2 cucchiai di olio e con le dita la andiamo ad appiattire. L'impasto è davvero morbido, guardate quante bollicine che si creano. Questa è tutta l'aria che abbiamo incorporato facendo le pieghe all'impasto. Continuiamo così finché avremo riempito tutta la teglia. Ci vorrà naturalmente un pochino di pazienza. Bagniamo con un filo d'olio, un pizzico piccolino di sale, provola, e dopo andiamo a coprire con le nostre patate. In questo modo la cottura non farà in modo che si brucerà la provola, perché appunto la andiamo a mettere sotto. Se invece volete metterla sopra, cuocete la pizza senza la provola e la mettete soltanto a fine cottura. Insaporiamo con un pochino di rosmarino senza esagerare, un altro filo d'olio, un pizzico di sale, sempre molto leggero, e prima di infornarla la facciamo riposare 10 minuti. Questo è il segreto di tutte le mie pizze. Prima di infornarle le lascio sempre riposare, in questo modo farà una bella alveolatura. Dopodiché inforniamo a 250 gradi per circa 25 minuti. E siamo pronti per realizzare le altre pizze. Se non vogliamo stendere la pizza con le mani, possiamo utilizzare il matterello. Guardate le bolle che si sono formate. È davvero incredibile se pensate che questo è un impasto che abbiamo preparato davvero in pochissimo tempo, che ha riposato soltanto un'ora, però è davvero molto rilassato e con una bella alveolatura. Adagiamo quindi sulla nostra teglia oleata. Se la teglia non è antiaderente, mettete un foglio di carta sotto, così almeno siete sicuri che non si attacca. E anche questa la facciamo aderire bene ai bordi. Prima di infornarla, naturalmente la facciamo riposare 10 minuti. Se avete tempo, anche 20 minuti ancora meglio. Più la lasciamo, più verrà bella soffice e alveolata. L'ultimo panetto, sempre da 600 grammi, lo divido in due. Quindi in due panetti da 300, perché vado a fare delle pizze rotonde più piccine. Quindi li andiamo a stendere. E poi le adagiamo sulla teglia. Questo video è venuto un pochino più lungo degli altri perché ho preferito lasciarvi tutti i passaggi, in modo che anche chi magari non sa fare bene la pizza o magari sono le prime volte che si approccia a farla, vede un po' quali sono tutti i passaggi necessari per ottenere un risultato davvero top, perché se pensiamo appunto che è un impasto che si fa soltanto in un'ora, è davvero una pizza eccezionale. Fidatevi di me. Schiacciamo bene così otterremo una forma perfetta. Voilà!
E come al solito, prima di farcire ed infornare, le dobbiamo lasciare riposare 10-20 minuti, in base al tempo che abbiamo a disposizione. La nostra pizza adesso è bella riposata. La farciamo con circa 300 g di salsa di pomodoro, già condita con sale e olio. Un po' di origano in superficie o se preferite del basilico fresco. E poi possiamo infornarla a 250 gradi per circa 20 minuti. La provola la metteremo dopo, altrimenti si brucerà. Finiamo quindi di farcire le ultime 2 pizze rotonde, una l'ho fatta al pomodoro e l'altra con le patate. Queste cuociono un pochino di meno, circa 16-18 minuti perché sono più piccine. E voilà, questo è il risultato. Guardate che pizza golosa! Altro che quella delle pizzerie, vero? La pizza fatta in casa è buonissima. Il bello di questa pizza è che è croccante però è sofficissima allo stesso tempo. E guardate, per quanto riguarda quella al pomodoro, come vedete, la mozzarella la metto proprio a fine cottura e dopo la rinforno a 250 gradi per circa 4-5 minuti. Troppo buona! Voglio lasciarvi tutte queste immagini così potete assaporare anche voi con gli occhi e decidere se provare la mia ricetta. Nel frattempo che vi faccio vedere queste pizze fantastiche, facciamo anche un recap, quindi andiamo a ricapitolare quali sono i passaggi fondamentali. Impastiamo la nostra base per pizza, la lasciamo lievitare 40-60 minuti in base al tempo che abbiamo a disposizione. Facciamo le pezzature, stendiamo in teglia, lasciamo riposare per 10-20 minuti, 20 minuti ancora meglio, perché in questo modo la pasta che è stata maltrattata ha il tempo di rilassarsi e di crescere e di formare tutte queste belle bollicine. Io se ho il tempo le lascio anche una mezz'oretta prima di infornarle e poi il risultato è davvero uno spettacolo. Guardate qui che bella alveolatura. Sofficissima, guardate. Se vi resta della pizza, come per esempio è rimasta a me, potete congelarla in sacchetti per il freezer e poi quando ne avete voglia la lasciate scongelare e l'andate a riscaldare al forno. Bene, spero che questo video vi sia utile per la vostra pizza, per provare magari un impasto diverso. Io vi mando un bacione, un abbraccio e ricordate, se vi piacciono le mie video ricette, supportate il canale perché è davvero molto importante, lasciando un like, commentando, iscrivendovi e condividendo con i vostri amici. Un grande abbraccio e alla prossima. Ciao!